Tutti gli esseri viventi sono fatti di cellule, una sola, poche o tantissime. Che differenza c'è tra una cellula del corpo umano e la cellula che costituisce ad esempio un batterio? E in che cosa sono diverse le cellule di un pesce rispetto alle cellule dell'insalata? Ma soprattutto, cos'è una cellula? Nel video del corso Questione di cellule scopriremo questo mondo microscopico, che è la base per comprendere ed apprezzare tutti gli esseri viventi e le loro straordinarie capacità. La cellula è l'unità fondamentale della vita, la più piccola struttura definibile come essere vivente, l'unità elementare degli organismi animali e vegetali. È sulla parola elementare che concentriamo l'attenzione. Elementare qui è inteso come indivisibile, non certo come semplice. La cellula, infatti, è un'unità molto ma molto complessa. Chi ha visto per primo una cellula al microscopio? Robert Hooke, il signore con il parruccone che si vede in questo disegno dell'epoca. Nella seconda metà del 1600 è riuscito a modificare i rudimentali microscopi di allora e li ha usati per osservare dei fogli sottili di sughero. Ha visto così tante piccole camerette che ha disegnato con precisione. Ecco qui come gli apparivano. Da quel momento è stato utilizzato il termine cellula, parola che deriva dal latino e significa cameretta. A Robert Hooke, con i microscopi di allora, la cameretta sembrava vuota, mentre oggi sappiamo che non è per niente così. Questa similitudine può essere però molto utile per comprendere i vari tipi di cellule presenti in natura. Le cellule più semplici che conosciamo sono una sorta di monolocale, senza separazioni interne. Tutto si svolge in una sola stanza. Le cellule più evolute sono invece molto più simili ad appartamenti, con molte stanze. Ognuna è dedicata ad una funzione particolare e contiene gli strumenti più adatti per realizzarla. Nel linguaggio scientifico, le cellule più semplici, i monolocali per capirci, sono chiamate procariotiche, mentre quelle più complesse si chiamano eucariotiche e possono essere animali o vegetali. Tutte le cellule, semplici o complesse, hanno in comune due caratteristiche. Sono spazi ben separati dall'ambiente esterno grazie ad una membrana e contengono al loro interno il DNA, la molecola che dirige la loro crescita e il loro funzionamento. Ma ci sono anche notevoli differenze. La più evidente è nelle dimensioni. La cellula procariotica è molto piccola, tra gli 1 e i 2 micrometri. La cellula eucariotica animale è circa 10 volte più grande, tra 10 e 30 micrometri. La cellula vegetale ancora di più, cioè circa 5 volte più grande della cellula animale, 100 micrometri. Potete trovare un'infografica sulle dimensioni nella descrizione in fondo al video. Esistono inoltre delle differenze specifiche tra procarioti ed eucarioti. Come abbiamo visto, lo spazio interno è organizzato in modo diverso. Nelle cellule eucariotiche troviamo numerose stanze, i cosiddetti organelli, ognuno dedicato ad una specifica funzione, come descriveremo nei prossimi video. Ad esempio, i mitocondri per produrre energia o il reticolo per costruire i materiali di cui le cellule hanno bisogno. Nelle cellule procariotiche non ci sono suddivisioni interne e dunque nemmeno gli organelli. La seconda grande differenza è che in tutte le cellule eucariotiche il DNA, la molecola che contiene tutte le informazioni per far funzionare una cellula, è racchiuso in un compartimento ben definito, il nucleo. Il DNA ha dunque una speciale stanzetta tutta per sé. Anche nelle cellule procariotiche il DNA è presente, ma è libero nella parte interna della cellula, il citoplasma, e il nucleo non c'è. Vediamo qualcosa di più sulle cellule procariotiche, i monolocali, ricordate? Queste cellule vivono sempre in modo indipendente, cioè rimanendo cellule singole. Si dice che sono organismi unicellulari. L'esempio tipico sono i batteri, che sono gli organismi procariotici più abbondanti e vari. Chi ha visto per primo un batterio? Un mercante olandese di nome Anthony van Leeuwenhoek. Eccolo qui in un dipinto dell'epoca. Era molto abile con le lenti ed è riuscito a costruire un microscopio con cui ingrandire gli oggetti più di 200 volte. Usando questo strumento per osservare la placca che aveva trovato tra i suoi denti, riuscì a vedere degli esserini che si muovevano, che disegnò con cura.
Non aveva idea di cosa fossero e li chiamò animalcula, che in latino significa piccoli animaletti. Anche se sono cellule semplici, i batteri hanno tantissime forme, rotonde, allungate, a spirale, e incredibili capacità di adattamento, che consentono loro di vivere negli ambienti più svariati. Alcuni sono ricoperti da una struttura rigida chiamata parete, che consente loro di resistere ad alte temperature e pressioni. Altri sono dotati di flagello, una specie di coda sottile che ha la capacità di ruotare velocissima e che permette al batterio di muoversi per trovare condizioni migliori. Tutte le cellule, anche nelle loro forme semplici, sono piene di incredibili risorse. Torniamo ora alle cellule eucariotiche. Queste cellule possono associarsi per formare organismi complessi. Un essere umano, ad esempio, è formato da migliaia di miliardi di cellule. Ma esistono cellule eucariotiche che vivono da sole? Certo. Il lievito di birra, ad esempio, quello che si usa per far lievitare pane, pizze e focacce, è proprio un esempio di organismo unicellulare eucariotico. Studiando l'umile lievito sono state fatte scoperte molto importanti, ad esempio sulla riproduzione cellulare. La cellula eucariotica animale sarà la protagonista di questo corso e la vedremo da vicino nei prossimi video. Tutte le macromolecole e gli organelli che descriveremo sono presenti anche nelle cellule vegetali, ma le nostre amiche piante hanno qualcosa in più. Cosa contraddistingue le cellule vegetali? La prima risorsa in più è la parete cellulare. Si tratta di uno strato di materiali, principalmente cellulosa, che circonda la cellula vegetale all'esterno della membrana plasmatica. Il suo ruolo più importante è quello di sostegno. Le piante infatti non hanno uno scheletro, è solo grazie alle pareti che possono diventare grandissime. La parete definisce anche la forma assunta dalle cellule, è una barriera contro gli attacchi esterni e insieme con la membrana regola gli scambi con l'esterno. La seconda struttura tipica delle cellule vegetali è il cloroplasto. È un organello di forma simile ad un disco che contiene al suo interno un ulteriore strato di membrane. I cloroplasti sono di colore verde perché contengono la clorofilla. Grazie a questa molecola le piante possono assorbire la luce del sole ed usarla per trasformare l'anidride carbonica dell'aria in molecole di zuccheri che la pianta usa come nutrimento. Questo processo si chiama fotosintesi clorofilliana. La terza e ultima struttura che caratterizza le cellule vegetali è il vacuolo, una vescicola circondata da membrana dove la cellula può accumulare una consistente riserva di acqua e nutrienti. Nelle piante i vacuoli possono occupare la maggior parte del volume della cellula. Nella cellula animale, invece, quando presenti, sono molto più piccoli. Quando non piove da molto tempo o ci dimentichiamo di annaffiare le piante sul nostro balcone, vediamo le foglie appassire. Stanno svuotando proprio i loro vacuoli. Riassumendo, la cellula eucariotica vegetale È 5 volte più grande di quella animale, è dotata di parete, cloroplasto e vacuolo. è capace di usare la luce del sole per produrre nutrienti. Tutta la vita sul nostro pianeta, la sua enorme varietà di manifestazioni, quello che chiamiamo biodiversità, è Questione di cellule. Grandi o piccole, semplici o complesse, le protagoniste sono loro. In questo schema trovate riassunte analogie e differenze che abbiamo visto in questo video. E nella descrizione in fondo al video troverete un'ulteriore risorsa sulla chimica della vita.